Bentornati sul canale, dalla Fara, da Foods e in differita da Matus. Oggi parleremo di avari e di canto di gola. Eccoci qui, come vedete oggi non siamo all'esterno, non siamo in nessun sito archeologico, né tantomeno sono in abito storico. Sto registrando dal mio salotto. Perché? Il motivo è semplice, come chi ci segue dall'Italia sa benissimo, ma anche così una parentesi introduttiva per gli amici stranieri, in questo momento lo spostamento fra regioni all'interno dello Stato italiano è ancora vietato e probabilmente sarà così fino alla fine del mese, o chi lo sa, vedremo. Uno dei progetti che avevamo in mente per il canale era proprio quello di introdurre il tema avaro, riguardante la popolazione avara, per i suoi rapporti con il mondo longobardo e per il fatto che uno dei nostri membri, proprio in un'ottica didattica, ricostruisce un corredo avaro. Il problema è che questo nostro membro risiede in Veneto. Conseguentemente, pur non essendo troppo distante da noi, non può raggiungerci per nessuna delle attività che svolgiamo, ad esempio in palude sul progetto Grubenhaus, né tantomeno per la raccolta delle canne o qualsiasi altra attività che ovviamente richieda la sua presenza fisica. Di conseguenza abbiamo pensato di strutturare questo strano video in una maniera un po' differente. Io vi darò una piccola introduzione, poi come sempre troverete in link alcune fonti con cui approfondire, e lui invece ci fornirà un'esperienza avara. Lo capirete meglio andando avanti. Bene, cominciamo a parlare di questa popolazione, di questi misteriosi avari. Gli avari irrompono sulla scena dell'Europa occidentale poco prima che i Longobardi irrompano su quella della storia italiana. Sono una popolazione che viene tradizionalmente attribuita come originaria dell'Asia, intesa in senso proprio. Pare che vengano citati in alcune fonti cinesi, ma che come i nostri Longobardi fanno scendendo dal nord dell'Europa, allo stesso modo gli avari, attraversando le steppe, cambino nel loro percorso migratorio. La popolazione che raggiunge la Pannonia, che poi è il punto in cui si incontrano con i Longobardi, verso la metà del VI secolo, per chi non lo ricordasse nei primi video, la Pannonia è più o meno l'attuale Ungheria, è una popolazione che quindi è caratterizzata fortemente dall'appartenenza al macroconcetto di popolazione delle steppe, è una popolazione di cavalieri ed è una popolazione che non appartiene al ceppo germanico e che porta con sé alcune innovazioni, alcune variazioni tecnologiche che i Longobardi, che saranno loro alleati e loro nemici a momenti alterni, faranno proprie. Alcune di queste informazioni le avete già sicuramente sentite se avete visto il nostro ciclo di video sui castra citati da Paolo Diacono proprio in relazione alla sortita avara dell'inizio VII secolo. In particolare, nel video girato ad agosto a Cividale vi mostravo questo libro, che rimane una buona introduzione. Oggi però proviamo un attimino a capire perché un gruppo di ricostruzione storica come siamo noi della Fara debba prendere in considerazione e abbia al suo interno un membro che ricostruisce un corredo avaro e non longobardo. Siamo in una fase della storia di questa parte d'Europa, di quella che potremmo chiamare Mitteleuropa, dove le fonti scritte sono molto poche, e quando ci sono, salutate il compagno felino dei video che non si vedeva dai tempi del lockdown, dicevo, e anche quando abbiamo informazioni storiografiche al riguardo, sono in realtà spesso di parte, provenienti dal mondo romano-bizantino. Questi avari incontrano i Longobardi, dicevamo, in Ungheria, in un contesto, in Pannonia, in un contesto politicamente e militarmente complesso. I Longobardi da una parte, gli avari dall'altra, i Gepidi e la potenza bizantina o romana orientale, per far felici gli amici ricostruttori tardo-antichi, che si stanno contendendo una bilancia di potere a ridosso dei Balcani. Ecco, in questa ottica sostanzialmente i rapporti fra queste
3-4 potenze, o mini potenze nel caso dei Longobardi, si vanno a caratterizzare per uno scambio progressivo di alleanze e contrapposizioni. Quello che noi sappiamo è che alla fine, intorno appunto poco prima del 568, un'alleanza avaro-longobarda sconfigge i Gepidi, li elimina dal punto di vista politico. E i Longobardi a questo punto si spostano in Italia, lasciando il bacino del Danubio agli Avari, che diventano per i successivi 200 anni la principale potenza militare della zona. Rimangono ovviamente vicini ai Longobardi a livello geografico e parzialmente anche a livello politico. Ci sono dei momenti in cui collaborano, dei momenti come appunto la sortita d'inizio VII secolo in cui invece si trovano ad arrivare alle armi. Quello che però a noi interessa di più è l'importanza che la cultura avara avrà su quella longobarda e le assimilazioni che quella longobarda avrà. Alle mie spalle vedete alcuni elementi che fanno parte dei nostri corredi. In particolare quello che probabilmente salta più all'occhio, ed è anche il più caratteristico quando parliamo di Longobardi, è l'elmo. Questo è l'elmo lamellare che tipicamente utilizziamo quando non solo noi, ma chiunque si trovi ad affrontare il tema longobardo. Ora, in realtà, una premessa, elmi di questo tipo completi in Italia non se ne sono trovati. Si sono trovate alcune parti, il nasale, le lamelle, in necropoli centro-italiane, ma mai un elmo completo. Sulle motivazioni non possiamo essere sicuri, possiamo solo ipotizzare che il costo di un'armatura di un elmo del genere spingessero a non depositarle nelle tombe, un po' per passarle in eredità e un po' per non spingere a profanare la tomba col morto ancora tiepido. Quest'elmo, come potete vedere, a colpo d'occhio ha una sensazione asiatica ed è proprio dagli Avari che i Longobardi lo assimilano. I Longobardi e gli Alamanni. Infatti questa riproduzione, che tra l'altro è una riproduzione un po' datata e quindi ad esempio i Paragnatti attualmente non vengono qui interpretati come una singola lamina di acciaio, ma come a loro volta delle lamelle. Comunque dicevamo, questa riproduzione si ispira al ritrovamento alamanno di Niederstotzingen. Gli elementi similari ritrovati in Italia ci fanno supporre che personalità di altissimo rango, perché parliamo di un bene di tutt'altro che economico, potessero avere a loro disposizione anche nel regno longobardo elmi di questo tipo. Accanto a questi elmi, le armature lamellari, che erano ancora una volta di derivazione longobarda, chiedo scusa, di derivazione avara. Abbiamo poi qui un arco. Scusate l'inquadratura, non è facilissimo da mantenere per intero. Come potete vedere, anche questo è uno strumento che fa pensare alle popolazioni asiatiche. Come possiamo però sapere, rispetto ad esempio all'elmo che essendo in metallo alcuni elementi ha lasciato nelle sepolture, come possiamo, dicevamo, essere sicuri della presenza di questo tipo di arco e quindi dell'influenza avara nel mondo militare longobardo in un contesto come quello delle necropoli italiane dove gli elementi organici si conservano molto male? Grazie a questa parte qui, o meglio, in questo specifico caso, questa parte, per questa è una riproduzione povera, è fatta in legno. Tradizionalmente, in realtà, questi elementi erano prodotti in osso e noi abbiamo una grande fortuna, ovvero la necropoli di San Mauro a Cividale del Friuli. Mi scuso per le condizioni di conservazione del tomo, ma lo portiamo con noi in forgia, lo portiamo con noi nei laboratori, lo portiamo con noi nelle didattiche, quindi è piuttosto vissuto. La tomba 30 di San Mauro, fra i vari elementi, presenta questo. Questo qui altro non è che l'elemento in osso che andava a portare a termine l'arco di origine avara o comunque delle steppe. Altro elemento che fa a braccetto ovviamente con l'arco sono le frecce, ed ecco qui di nuovo una riproduzione di frecce del tipo avaro, presenti anche queste, scusate la proporzione, la prospettiva le rende un po' più tozze, ma capite che è trilobata, e anche queste sono presenti nelle tombe cividalesi. Un altro esempio che potrebbe far riferimento, ma qui non abbiamo la certezza,
a un'acculturazione da parte dei Longobardi attraverso gli Avari è il costume delle sepolture con cavalli e animali. In particolare quelli con cavalli sono presenti a Cividale del Friuli, sono presenti a Povegliano Veronese, sono presenti a Spilamberto in 3 modi completamente differenti. Se volete approfondire questi peculiari costumi funerari, vi lasciamo in link un video realizzato dal Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, con la nostra partecipazione, all'interno di un più ampio progetto intitolato Longobardi in vetrina di un paio d'anni fa, voluto e spinto da Italia Longobardorum, i Longobardi in Italia, luoghi di potere 568-774, sostanzialmente i siti UNESCO Longobardi in Italia. Ecco, noi vi abbiamo mostrato, io in questo specifico frangente, vi ho mostrato questi elementi che sicuramente potrebbero essere un'acquisizione culturale avara nel mondo longobardo. Ora, accanto a questi ce ne sono altri, alcune sedie pieghevoli, per chi non ha familiarità con i reperti, pensate alle sedie da pesca, ma fatte in ferro battuto e aggeminato. Ce ne sono in Italia, ce ne sono in Ungheria, allora Pannonia, e secondo uno dei nostri colleghi ricostruttori, in particolare quelle ritrovate a Zamardi, sul lago Balaton, fanno pensare che siano state di proprietà di avari che avevano lasciato la Pannonia insieme ai Longobardi e vi fossero poi ritornati decidendo di non stanziarsi in Italia. Quindi appunto un legame molto stretto e una comunicazione continua fra i 2 lati del confine. Arriviamo al punto per cui ci sarà la seconda parte di questo video. Non abbiamo moltissime informazioni sulla cultura immateriale degli avari e non abbiamo molti modi per introdurre l'ambientazione avara nel nostro storytelling. Lo storytelling appunto è la narrazione ed è il modo in cui noi, attraverso i racconti, che la versione più lineare, ma anche attraverso il nostro agito, riusciamo a comunicare al pubblico le informazioni che ora voi invece state ottenendo in maniera, diciamo, frontale. Ecco, abbiamo trovato un piccolo escamotage, ovvero gli avari erano una popolazione delle steppe. Non abbiamo certezza che fra i loro costumi culturali fosse presente il canto di gola, il cosiddetto canto di gola, tipico di moltissime però popolazioni delle steppe. Uno dei nostri membri, lo stesso, che per sua personale fascinazione ha deciso di ricostruire un corredo avaro, si è anche dedicato allo studio di questo canto di gola. Ecco, la seconda parte di questo video vedrà appunto il nostro Matus, mentre in una quinta scenica, in un tentativo di darvi la sensazione di una yurta. La yurta è la tipica tenda circolare delle popolazioni seminomade delle steppe. All'interno di questa yurta, dicevamo, lui tenterà di comunicarvi l'atmosfera di uno storytelling, di una narrazione in atmosfera avara. E come lo farà? Lo farà con una dimostrazione di canto di gola. Quindi lui lo potrete vedere con addosso il suo corredo, con alcuni degli elementi che lo compongono, un long sax ricostruito in base a scavi specifici, un kaftan ispirato ad altri scavi. Se volete degli approfondimenti potete chiederli come sempre nei commenti e saremo felici di darveli. Ma non si dedicherà a una narrazione frontale come quella che vi sto facendo io, vi darà un'esperienza di ascolto. Fateci sapere le sensazioni che vi darà. Vi ricordo che potete sempre supportare i nostri progetti attraverso le donazioni su Patreon, che vi lasciamo in link, e che trovate molti contributi fotografici e di approfondimenti su Facebook e su Instagram. Bene, mandi dalla Fara, da Fuz, e buon ascolto!